Buongiorno Romeo. Ciao Piersandra. Sono molto felice di avere l'occasione di parlare con te oggi. Noi ci conosciamo da tanti anni, io collaboro con te in veste di dramaturg, però sono molto contenta di avere l'occasione di poter ripercorrere delle traiettorie della tua vicenda artistica, a partire dal momento della fondazione della Compagnia Societas Raffaello Sanzio nei primi anni '80 fino all'ultima creazione teatrale che è lo spettacolo Bros. Il tuo teatro si afferma per essere un linguaggio che rimette in discussione gli assetti logocentrici del teatro occidentale, che prova a ripensare o a decostruire la nozione di regime mimetico che caratterizza e fonda l'esperienza teatrale occidentale, attraverso la possibilità di investigare la facoltà del linguaggio, l'evento corporeo del linguaggio e provando anche ad attivare una strategia di martellazione della lingua. No, quello che proponi naturalmente mi appare come l'asse centrale del mio lavoro, quello che fu della mia compagnia, quindi direi che è un'osservazione la tua, più che una domanda, è già una visione molto precisa di un asse concettuale che è la struttura portante, mi accorgo a posteriore perché non è una scelta, non si tratta di una scelta intellettuale. Diciamo che fin dai primissimi anni c'era un atteggiamento, diciamo così, soprattutto quando ero molto giovane con i miei amici, un atteggiamento direi iconoclasta, quindi un atteggiamento belligerante e anche sprezzante, di sprezzatura del linguaggio, nella condizione però di doverlo utilizzare per poter maledire lo stesso linguaggio. Quindi era fin dai primissimi anni del nostro lavoro c'era questo paradosso, quello di intendere il linguaggio come una forma di coercizione, come una forma di occupazione del nostro corpo, ma di avere soltanto il linguaggio per poterlo dire. E quindi il problema era come sospendere, come fare girare a vuoto questo sistema. E quindi appunto ricordo, per fare subito un esempio pratico, uno dei primissimi lavori che ci ha caratterizzato forse era Santa Sofia, teatro Khmer, in cui appunto era l'iconoclastia, era il tema fondamentale e il personaggio principale era da una parte Leone III Isaurico, l'imperatore che predispose l'iconoclastia bizantina, che appariva in sogno a Pol Pot, il tiranno cambogiano, iconoclasta per altre ragioni. Insomma, c'era questo incontro iperbolico tra questi due personaggi e in cui si metteva in valore proprio la bellezza della distruzione, se potrei dire, ma appunto maledicendo se stessi perché avevamo soltanto le parole per poter esprimere questa distanza dalle parole stesse, quindi gli attori andavano contro se stessi. Adesso appare un po' astratto dirlo, ma insomma questo è stato un po' il fondamento del lavoro, quindi il linguaggio inteso come campo di battaglia sostanzialmente, non può che essere così. Credo che anche considerando la radice del teatro occidentale, che è la tragedia greca naturalmente, ecco, anche qui vediamo che la parola, il linguaggio non serve a comunicare, al contrario. Se pensiamo per esempio al personaggio fondamentale che è Edipo più parla e più si allontana dagli altri, più parla e più l'abisso si apre davanti a sé, più parla, più si divide e non capisce. C'è un filosofo che si chiamava Franz Rosenzweig che dice appunto che la parola tragica produce silenzio.
E questo era un paradosso straordinario che continua ad abitare il mio lavoro. Quindi la parola non serve a comunicare, ma è una violenza che subiamo in qualche modo. E l'altro aspetto del linguaggio, ora lo stiamo utilizzando io e te per dire queste cose, è una casa comune, diciamo così, il linguaggio è la casa comune, ma appunto compito dell'artista molto spesso è del poeta è quello di dare fuoco a questa casa. È appunto Kafka che dice che è quando si appicca fuoco a una casa che si vede la struttura che la regge in piedi. Rispetto proprio alla questione della facoltà del linguaggio, dell'esperienza della presa di parola dell'attore, mi viene proprio in mente il lavoro di Giulio Cesare. Che cosa vuol dire prendere parola, rompere il silenzio con l'atto di parlare, che è forse la condizione fondamentale dell'attore quando capita in scena o quando attraversa uno spazio scenico, così nella tradizione occidentale, che diventa un luogo di accensione e di riflessione radicale nel lavoro Giulio Cesare, che era liberamente ispirato e tratto da Shakespeare, ma anche dagli storici latini. Questa produzione presenta la macchina retorica e l'affinità che esiste tra la macchina retorica nella concezione e nella tradizione dell'oratoria antica con la figura, con la formazione dell'attore che si identifica con Stanislavski. In scena però non troviamo Stanislavski, ma troviamo Schì, e la famosa orazione funebre è ingolata da un laringittomizzato. Quindi che cosa succede a questo linguaggio nel momento in cui lo sguardo si appoggia sulla macchina retorica? Infatti è una giusta osservazione, perché la retorica, in questo lavoro non c'era una critica alla retorica, paradossalmente, ma veniva assunta proprio perché la retorica, essendo anche rivelando le proprie armi, dichiara la finzione. E una delle potenze costitutive del teatro è proprio quello di ingannare. E quindi, come diceva Gorgia, il sofista greco, straordinario filosofo, diceva appunto, parlando proprio del teatro, che il teatro è da preferire alla realtà, perché la realtà inganna senza che noi ne abbiamo una coscienza, mentre nel teatro siamo evidentemente davanti a un inganno, ma questo inganno diventa una forma sapienziale, quindi è una via di conoscenza. E dunque la retorica chiaramente che cos'è? È l'esercizio della pletora del linguaggio. La retorica quindi è un modo di parlare in cui si offre anche questa possibilità di dire una cosa nel modo più complicato possibile, in qualche modo. Mi viene in mente Tom Sawyer, che ama fare le cose nel modo più complicato possibile per divertirsi. E un po' la retorica usa molte parole proprio perché le parole hanno un valore emotivo diretto, entrano nella sfera emotiva in modo violento, quindi c'è una specie di controllo, ma tutto questo, cioè in tutto questo colui che riceve le parole è consapevole di questo gioco e quindi chi riceve le parole è consapevole e sa in qualche modo, c'è una forma paradossalmente di coscienza, di presa di coscienza. Per esprimere questo, nello spettacolo Giulio Cesare c'era appunto il famoso discorso di Marcantonio, che è quello vincente, che appunto stando anche agli storici, con un discorso Marcantonio rovescia le sorti di Roma, e dunque idealmente del mondo intero, del mondo civile di quell'epoca, con un discorso ai rostri romani, perché la retorica di Marcantonio è più efficace di quella di Bruto. Marcantonio utilizzava, secondo gli storici, una retorica di tipo asiatica, più ricca, più barocca, in cui
il ricorso alle frasi ripetute, eccetera, eccetera. Era più efficace sul piano emotivo e su questo vince. E dunque per esprimere un discorso vincente, in questo caso io chiesi a un attore, che ora purtroppo non c'è più, Dalmazio Masini, che era anche un poeta, che era laringectomizzato, aveva subito un'operazione alle corde vocali, ma era molto bravo e anche conosceva la metrica in quanto poeta a esprimere il discorso di Marcantonio. E lo faceva con una voce altra, quindi non è una voce che viene dalle corde vocali perché non c'erano più, non era una voce che proveniva dalla trachea o dai polmoni perché la trachea non c'era più, ma appunto qui c'era uno stoma, un buco nella gola. E il discorso di Marcantonio è un discorso sulle ferite di Cesare, che chiama povere bocche mute. E effettivamente si vedeva una bocca muta che però riusciva a parlare con una tecnica esofagea, quindi usava lo stomaco, ma c'era un'alterità della voce che radicata nel corpo, perché tu sentivi veramente che questa voce proveniva da una ferita vera, che apparteneva a Dalmazio Masini, all'attore, e in quanto tale era più efficace nell'esprimere un discorso sulle ferite di Cesare. Quindi in qualche modo la retorica era, pur essendo un discorso retorico, veniva schiacciata contro un elemento invece di realtà. E quindi questo provocava un ulteriore oggetto, quindi la potenza di un corpo messo a nudo per quello che è, e quindi il corpo parlante di Dalmazio Masini, con questa voce di alterità, che organizzava un discorso retorico, quindi c'era una doppia corrente, una doppia temperatura che rendeva ancora più efficace rispetto allo spettatore, rendeva più efficace la ricezione di questo discorso, perché il corpo veniva in qualche modo messo in evidenza. Nello stesso spettacolo c'era un attore che metteva un endoscopio nelle corde vocali per esprimere l'aderenza della voce, che non è qualcosa di spirituale ma qualcosa di muscolare e che appartiene in definitiva al corpo. Si potrebbe dire che ha un corpo. Si trattava di portare allo scoperto proprio il meccanismo, la meccanica della voce. In questo caso poi era molto interessante perché tutti i discorsi erano politici. Quindi un testo, quello di Shakespeare, è completamente maschile, non ci sono donne praticamente in questo dramma, se non marginali, tutti uomini di potere, tutti politici. È forse il dramma occidentale con il contenuto di maggiore tasso di suicidi, e quindi ed è anche il dramma più storico, più fedele alla storia di Shakespeare. Quindi, come vedi, la retorica è presente, la retorica è ben inteso secondo un'accezione romana, quindi considerata come una forma di arte, perché normalmente per retorica al giorno d'oggi intendiamo un aggettivo negativo, giustamente, insomma, basta pensare alla retorica dei politici o alla retorica della pubblicità, sono cose naturalmente molto poco interessanti e deprimenti. La retorica a cui mi faccio riferimento è invece l'esercizio del teatro, tout court, proprio perché il modo di comunicare è, come dire, presenta una crisi, e la retorica è come se non credesse alla sincerità del linguaggio. Questo per me è essenziale. C'è un elemento fortemente ricorsivo nei tuoi lavori, è un tema costante che è quello del tragico. Hai iniziato mettendo in scena un'Orestea, hai sviluppato un grandissimo progetto che è durato più di 2 anni, un organismo in fuga,
di produzione di spettacoli, ben 11, partendo da Cesena, la tua città natale, per tornare a Cesena e attraversare con spettacoli tutti diversi le maggiori capitali europee, il progetto della tragedia Indogonidia, e la dimensione del tragico ritorna costantemente come nucleo di altri lavori. Penso al Purgatorio della trilogia dedicata a Dante, o anche sul concetto del figlio di Dio, che mi pare ci sia un nucleo chiaramente tragico, ma magari su questo torniamo dopo. Quindi il tragico, la tragedia nel tuo lavoro. La tragedia è qualcosa che non si sceglie, è come l'alveo di un fiume nel quale si è caduti e quindi non si può fare altro che essere trasportati da questa corrente. Si può guardare avanti, si può guardare indietro, ma in ogni caso è un fiume vivo. Non c'è un atteggiamento archeologico o devozionale, fideistico verso cosa poi. Non c'è un rispetto alla letteratura, perché il tragico è certamente una potenza che non appartiene alla letteratura. Il tragico, è stato detto, è molto più antico della tragedia ed è appunto, è stato detto, il tragico è quella coscienza per la quale ci si accorge con sgomento di essere nati. Ecco, quindi questo è questo. Poi il tragico è anche una concezione di vita, ma è meglio non entrare in questo argomento, in questo campo filosofico, perché non ne sono in grado, mentre appunto mi sono accorto da giovane che avrei avuto a che fare con questo confronto proprio perché era il più alto possibile, non ce n'era un altro, ecco. Tutto deriva da lì e quindi in qualche modo occorre guardare questo sole, guardarlo, riceverlo in pieno volto, questa luce che non si estingue perché parla di noi continuamente, parla di noi e rivela quello che siamo, sia in senso individuale che come comunità umana. Ecco, mi sembra che sia un modo di concepire la vita nell'arte, cioè l'arte come strumento fondamentale per sopravvivere. E quindi è un gesto anche violento nei confronti delle ideologie, per esempio, o anche della stessa religione. È un'altra via. E da qui l'importanza del teatro, naturalmente. Il teatro poi non sono solo una serie di spettacoli, il teatro è un luogo, un ambito in cui pensarsi. Il teatro è sempre quello spettacolo, cioè un fuoco centrale, un fuoco che accendiamo in mezzo a noi. E quindi dal mio punto di vista si potremmo addirittura ridurre al massimo. La rappresentazione è sempre quella, stiamo sempre parlando della rappresentazione in quanto tale, cioè la potenza inaudita del teatro anche in questa epoca è il fatto che prima di tutto che esista e che sia un luogo e che in questo luogo sia un luogo di contraddizione del luogo e del tempo, e questo è tragico. È un modo di riconfigurare anche l'esperienza del reale e di dare possibilmente un senso o anche togliere senso alla realtà, cioè è una critica. Prima parlavo del filosofo Gorgia, e Gorgia era polemico nei confronti del verbo essere, e questo è il problema, e questo è la tragedia assume questa domanda essenziale. Quindi direi che
non c'è scelta in realtà, cioè direi che si tratta di questo. È vero, uno dei primi incontri è stato con l'Orestea di Eschilo, quindi con la trilogia, che poi per paradosso c'erano pochissime parole di Eschilo. D'altra parte considero Eschilo, dal mio punto di vista, il più grande drammaturgo proprio perché è quello più vicino al rito. La drammaturgia di Eschilo è lineare, è come un rito, quindi come comincia sappiamo come finirà, proprio perché è una retta, perché proviene dal rito. Poi ci saranno Sofocle, Euripide, che cominciano a complicare questa linea retta, cominciano a spezzarla sempre di più. Addirittura in Euripide ci sono le curve, i riccioli, si sente già l'ellenismo, ma appunto Eschilo è implacabile nella sua azione meccanica, perché si sente il pretragico, si sente la forza di ciò che precedeva la tragedia. Non è inutile ricordare il fatto che Eschilo sia nato a Eleusi. Ad Eleusi c'è il tempio il santuario di Demetra, dove avvenivano i misteri di Eleusi. Ecco, apparentemente questi misteri di Eleusi sono la prima forma di spettacolo, se così vogliamo chiamarlo, ma io accetto questa parola, occidentale. Erano spettacoli senza parole, una sorta di pantomime in cui venivano rievocate delle cose, non si sa bene cosa perché appunto erano misteri e dunque non si potevano dire, ma certamente il ruolo del corpo era preponderante, quindi il corpo, la presenza, per quanto trasfigurata, e il corpo, devo dire, aderente a un'idea femminile, e quindi si sente ancora il matriarcato, il gineceo, la ginecocrazia, come la chiamava Bachofen, che ha caratterizzato il fondamento della cultura greca, la cultura ctonia, la cultura legata al culto della madre, da cui proviene appunto Eleusi, e da Eleusi proviene il processo la polarizzazione in tutto ciò che era matriarcale diventa patriarcale, proprio con l'Orestea, in cui Oreste, un matricida, viene assolto dall'Areopago. Viene assolto tra l'altro con un trucco, perché gli ostracon, i voti, erano uguali, solo che l'ultimo voto lo mette Atena, che naturalmente non ha madre, essendo nata dalla testa di Zeus, avendo solo il padre. Per lei non era un problema se Oreste aveva ucciso la madre, e il suo voto in quanto dea valeva il doppio. Quindi Oreste viene assolto e quindi passa un principio patriarcale grazie a questo trucco. E dunque non si può dire che vi sia catarsi alla fine di Orestea, perché la soluzione di Oreste, anche nello spettatore, viene percepita come un inganno, come una truffa. E quindi è molto interessante, proprio anche dal punto di vista antropologico, capire questo passaggio di valore da femminile al patriarcale, molto interessante, ma appunto l'Orestea è molto forte proprio perché si sente ancora tutta la spinta e anche il dolore di Clitennestra, che letteralmente significa la grande signora. Si sente il dolore della grande signora. Io ho sempre creduto nel dolore della grande signora, perché si sente Eleusi, nella tragedia più perfetta si sente il pretragico, la pretragedia. E quindi c'è questo, ma hai ragione, si affiora questo elemento notturno. D'altra parte lo stesso, come tu hai citato, Hölderlin è molto forte anche nella sua concezione, nella sua ricostruzione della tragedia greca, si sente questa potenza che lui chiamava orgica, questa potenza che fa appello a una dimensione non linguistica. Questo è molto interessante. Romeo, per rimanere legati al tema della tragedia e del tragico, ti sei interrogato su
le possibilità del tragico nella contemporaneità nel progetto Tragedia Endogonidia, anche facendo affiorare in quel caso una questione nodale della rappresentazione, che è il rapporto con la violenza. Nella Tragedia Endogonidia il commento del coro è espunto e con esso la catarsi, e rimangono in scena delle violenze crude, in una nozione di crudeltà artodianamente intesa. E quindi qual è per te il rapporto tra rappresentazione e violenza, e in che tipo di triangolazione si pone col tema del sacrificio, che è un altro elemento che spesso ho convocato nei tuoi lavori? Sono domande, sono questioni molto potenti e impressionanti, perché appunto la violenza effettivamente è costitutiva, che ci piaccia o no, è costitutiva del teatro. Noi andiamo a teatro perché ci aspettiamo, anche se non lo vogliamo ammettere, una dose di violenza. Allora, la violenza che cos'è? È chiaro che non è quella stereotipata del sangue, non è quella oscena, no, la parola oscena è troppo bella. Non è una violenza americana, Banale. ecco, non è una violenza americana, non è una violenza che ha a che fare con l'entertainment, non è una violenza curiosa. È una violenza che ti rapicca, ti porta via. Diciamo che la violenza, che se vogliamo che cos'è, anche nella concezione, probabilmente nella concezione di Artaud, perché nessuno sa bene cosa volesse dire per teatro della crudeltà, cioè, e d'altra parte è interessante praticare Artaud proprio perché non è uno che scrive dei saggi. Ci sono sempre delle parti che non verranno mai alla luce di Artaud, e questo è ciò che lo rende fondamentale nella nostra cultura. Io direi Artaud e Beckett sono i due pilastri della cultura contemporanea. Ma appunto la violenza è quella forza che ti porta via, che ti rapisce, là dove tu non vuoi, là dove tu non ti aspetteresti, ecco. E ti rapisce, ti porta in quel luogo in cui hai un incontro impossibile con te stesso. Quindi è una esperienza di solitudine, paradossalmente. L'esperienza del teatro, che è in realtà una sineddoche della città, potremmo dire addirittura della società. Quindi una serie di persone sconosciute tra loro si radunano davanti a un'immagine, ma ecco, questa solitudine ha senso perché è una solitudine che io condivido con quelli che sono seduti davanti a me, di fianco a me. Ma l'immagine che ricevo è violenta non perché c'è del sangue, potrebbe anche essere un'immagine completamente tenera, non so, ma è violenta perché ti porta via. Gli strumenti che hai di giudizio non sono più sufficienti. Gli strumenti che ti sembra di avere, che sono quelli legati alla cultura, alla conoscenza, ecco, non sono buoni, non sono più buoni. Ed è per questa ragione che non è un teatro intellettuale. Chiunque può ricevere assumere questo elemento. E appunto un'immagine è un'immagine perché è violenta. Ecco, la violenza, si potrebbe dire, è un'immagine. La violenza è l'immagine. Ed è una violenza di cui abbiamo bisogno, paradossalmente. È una violenza che risveglia. È uno stato di veglia, cioè ti rendi conto immediatamente di essere seduto in quella sedia, di guardare quella cosa, sei consapevole di essere colui che guarda. E quindi, come abbiamo detto altre volte, vedi il vedere, vedi il verbo vedere, cioè sei completamente dentro questo verbo, vedere, sto vedendo. E questo per ricondurci al pre-tragico, in cui la visione era la cosa più importante, la chiamavano epopteia, quindi una visione che riscatta.
E qui in qualche modo è questo, la violenza è costitutiva del teatro proprio perché c'è questo ruolo fondamentale dello sguardo. D'altra parte anche, se vogliamo, l'etimologia della parola teatro vuol dire questo, no? E quindi la violenza ritengo che risieda in questo elemento di distacco con se stessi per poi non con se stessi, è un incontro con se stessi, è un distacco con gli strumenti intellettuali che ti sembra di avere e di poter dominare. E quindi sei abbandonato. Ecco, direi che il migliore atteggiamento da avere rispetto a un pubblico, uno spettatore, è quello di abbandonarlo. Hai convocato la parola sangue. Negli spettacoli di Romeo Castellucci c'è molto sangue, o perlomeno È vero? ci piace immaginare che ci sia del sangue. La tragedia Endoconidia è forse il momento in cui la presenza del sangue è più forte, però il dato che mi sembra importante rilevare è che il sangue nel tuo lavoro è sempre un sangue decisamente finto. È un sangue che appare nella sua finzione per fare piazza pulita del teatro della realtà. Il sangue è un po' il sintomo di una concezione del teatro che assume a piene mani l'artificio della macchina teatrale, della tecnologia finzionale della macchina teatrale. Il tuo è un teatro, come hai detto e scritto in alcune occasioni, che finge di fingere. E nello stesso tempo però, ed è questa la domanda che ti voglio rivolgere, è un teatro che esaspera il meccanismo della finzione non in un senso metateatrale, ma proprio credendo fino in fondo alla finzione, ma avendo come potenza che lo controbilancia la realtà dei corpi, la realtà delle materie, la realtà dell'accadere. Mi sembra che questo annodamento sia particolarmente evidente e lampante in due lavori, che sono Le metope del Partenone e Bros, l'ultima creazione, dove appunto la presenza, l'accadere dei corpi nell'istantaneità di ordini eseguiti convive con il massimo grado di finzione che la scena produce, anche rispetto proprio in quel caso alla presenza del sangue, che permette di costruire e di impaginare le forme della violenza, in particolare in Bros. Sì, sì. No, è un tema molto bello quello del sangue, effettivamente. Proprio per allacciarmi anche al discorso che facevi prima del sacrificio, di cui non avevo accennato. Il sangue è, per definizione, è un elemento ontologico, quindi quando il sangue appare, quando il sangue vero appare, ecco che c'è solo il sangue, solo quel sangue. E se c'è il sangue vero sulla scena, è un sangue che appartiene a quell'individuo che sta perdendo il sangue, quindi è un sangue ontologico. E quindi dal punto di vista teatrale è impossibile, proprio perché l'istituto del teatro ha messo in crisi il sacrificio. E qui ci vorrebbe René Girard a squadernare questo discorso fondamentale, appunto perché il teatro è in qualche modo una immensa manovra polemica rispetto a Dio, rispetto agli dèi e ora rispetto a Dio, un luogo teologico in cui si è liberato una volta per tutte l'altare dal sangue vero di una vittima. Naturalmente succede una specie di parodia, atroce se vogliamo, ma molto interessante, della necessità del ritorno del sangue, ma questo sangue deve necessariamente essere finto, dichiarato. Quindi molto spesso negli spettacoli viene dalle bottiglie che sono messe in bella vista, ma, e questa è la forza incredibile, inaudita del teatro, un po' come succede nella Lettera rubata di Edgar Allan Poe, la bottiglia di plastica sembra non vedersi.
Quindi mi viene anche da dire che il teatro è quel luogo in cui si vedono cose che non ci sono e non si vedono cose che ci sono. E questo è tipico della potenza del teatro. Ma appunto la bottiglia di plastica è lì. Ma forse proprio per questo, proprio perché è un gesto completamente finto, che appunto, come accennavi tu, per paradosso risveglia quella violenza originaria. È un ricordo antico, un ricordo che di cui non ci sono parole per poter esprimere, che è quello del sacrificio. Quindi certamente c'è un riferimento al sacrificio, ma come dicevi tu, giustamente, fingere di fingere. Si finge 2 volte, ma allora come una somma algebrica c'è qualcosa di vero, qualcosa di concreto, qualcosa che ti tocca, che tocca il reale del corpo dello spettatore. Ed è per questo che è inquietante, non perché è vero, ma perché è finto. Forse Romeo, puoi dire qualcosa su Metope e Bros? Hai ragione. Nelle Metope del Partenone è riferimento appunto a queste scene di battaglia dei fregi che stavano che decoravano la fronte della cosa più bella del mondo, del fondamento dell'estetica occidentale. C'era questa, è come cingere la fronte della cosa più bella con una striscia di violenza, che appunto erano scene di battaglia. A parte questo riferimento, c'erano scene, un lavoro abbastanza particolare, fuori dal teatro, con delle vere ambulanze, dei veri medici e paramedici che intervenivano a seconda dei casi in cui degli attori venivano in un primo momento truccati c'era proprio un make-up esplicito fatto davanti agli spettatori, in cui veniva versato il sangue, si mettevano le protesi dei corpi tumefatti, insomma il corpo ferito si preparava sotto gli occhi di tutti. Poi questi attori prendevano posizione, gli artisti del make-up andavano via, l'attore cominciava ad avere degli spasmi, ed ecco che entravano le vere ambulanze con i veri medici e i veri paramedici, che non facevano altro che applicare i protocolli davanti a un tale accidente, salvo poi non riuscire mai a salvare la persona. Ma anche qui c'erano veramente un esperimento antropologico, vorrei dire, perché anche nel pubblico c'erano delle reazioni veramente incredibili, perché nonostante avessero visto la preparazione, questa parte veniva dimenticata. C'era una tale empatia che molto spesso le persone si precipitavano a aiutare i paramedici a dare soccorso a questo disgraziato. Completamente dimenticata la preparazione. Questo era molto impressionante. E poi facevi riferimento anche a Bros, che è l'ultimo lavoro, che Bros sta per Fratelli, tutto maschile, ci sono solo dei poliziotti che praticano giustamente, inevitabilmente praticano la violenza, in cui c'è anche qui del sangue. Qui appunto c'è un altro aspetto della violenza, perché bisogna immaginare che la violenza come tema è un tema infinito, è un tema che si può coniugare in 1000 modi differenti e bisogna farlo secondo me cercando di evitare Hollywood, ma appunto la violenza come specchio della nostra epoca, dovrei dire. In ogni caso qui ci sono dei poliziotti, solo uomini, con la divisa del poliziotto americano, perché è l'idea platonica di poliziotto che abbiamo, e
loro praticano la violenza, ma la praticano su loro stessi, quindi è una cosa abbastanza paradossale. È una violenza, vorrei dire, tautologica, che vale su se stessa, diciamo così. È anche l'hardcore della legge. Perché è interessante capire il dispositivo, no? La dimensione della finzione come convive con l'accadere non preordinato o preordinato attraverso una struttura di comandi. Ah, tu ti riferisci Proprio al sistema, al sì, dispositivo al sistema. che hai inventato per far sì che queste presenze siano spinte sulla flagranza della presenza, cioè di bruciare quel tempo di elaborazione, di ripetizione che è tipico del teatro e di essere totalmente nel presente dell'azione, che diventa quindi una vertigine e anche lo stesso è per l'esperienza dello spettatore. Sì, ti riferisci al fatto che per questo spettacolo sono chiamati il giorno prima, 25, 30 a seconda dei casi, perfetti sconosciuti, uomini della strada. Vengono incontrati un giorno prima, viene a loro consegnato un auricolare, a loro viene spiegato un po' come funziona questo gioco e loro il giorno dopo davanti a un pubblico dovranno eseguire uno spettacolo perfetto seguendo le istruzioni che ricevono in tempo reale dagli auricolari. Ognuno ha dei comandi differenti, a volte sono in gruppo, molto spesso individuali e la cosa funziona. E questo è l'elemento più inquietante, perché loro fanno quello che non sanno. E obbediscono, perché a parte che sono poliziotti, quindi devono a loro volta obbedire a dei comandi, ma appunto l'azione diventa un'azione tout court, non c'è tempo di elaborazione, non c'è tempo per il pensiero, e loro quindi sono letteralmente agenti, non solo agenti di polizia, ma agenti, cioè non pensano, fanno. Il tempo della critica, il tempo della coscienza, il tempo della scelta non c'è, è schiacciato sul comando. E questo funziona anche perché hanno una divisa e quindi c'è questa potenza primitiva, totemica, una potenza inaudita dell'uniforme. Quindi l'uniforme fa il corpo di polizia, al singolare, il corpo di polizia. E quindi questo era un dispositivo che è anche, se vogliamo, non solo una metafora del teatro, ma anche del nostro modo di concepire le relazioni umane e mi verrebbe da dire anche come l'informazione in queste epoche sia un elemento di controllo sociale assolutamente totalitario e dominante, come così facilmente abdichiamo alla coscienza e alla libera scelta, perché scegliere è difficile, scegliere comporta un lavoro che pare non siamo disposti a fare, qualcun altro lo deve fare per noi e quindi c'è qualcun altro che lo fa per noi effettivamente. Quindi questo lavoro è forse quello più, tra virgolette, sociale che abbia mai concepito. È un lavoro che, come dire, ha un risvolto sociale, anche se il tipo di impaginazione scenica non ha niente, diciamo, di quello che oggi si chiama appunto teatro sociale. Però hai convocato il tema appunto della finzione, abbiamo parlato del tragico e il pensiero corre sul concetto di volto nel figlio di Dio, dove un padre anziano è accudito da un figlio in un momento di grande sofferenza legato a una serie di scariche diarroiche. Queste scariche diarroiche sono evidentemente finte, tanto che si ha proprio l'iperbole di una tanica di finta
merda che viene versata sul letto, eppure, come dicevi prima, nel caso delle metope, continuiamo a credere al dolore di questo accudimento. Tutto avviene sull'immagine iperbolica del Salvator Mundi di Antonello da Messina, e la cosa che mi sembra interessante di quel lavoro è che la dimensione tragica di questo accudimento e del corpo che invecchia e che è predisposto attraverso una macchinazione che ha a che fare più con delle gag comiche, cioè come se il punto massimo del tragico si raggiunga attraverso un dispositivo che passa attraverso il comico, come, la dimensione del basso materiale del corpo e dell'iperbole sono elementi del comico. E in qualche modo Bros convoca a sua volta un immaginario che ha a che fare con le gag, con i primi film comici muti, questo gruppo manipolo di poliziotti che si muovono all'unisono o che compiono azioni illogiche, si riferisce e si connette ad una precisa genealogia. Quindi ti volevo chiedere un po' di parlare di questa dimensione che passa attraverso una linea, la linea del comico. È giusto, molto interessante. Ancora una volta il comico naturalmente è presente nella fibra della tragedia, perché appunto è la quarta parte, no? Ed era quella che secondo Benjamin almeno rappresentava quindi la risata, la vera catarsi, quindi qualcosa che non risolveva sul piano spirituale ma sul piano nevrotico, una scarica elettrica proprio in cui la tensione veniva scaricata nella risata. La risata che è un ghigno. E comunque è vero che sul concetto di volto nel Figlio di Dio era concepito come una serie di gag, addirittura una specie di clownery, tutta incentrata sulla merda. C'è un elemento scatologico che fa ridere, no? È chiaro, la scatologia è uno degli elementi umoristici per eccellenza, ma ancora una volta abbiamo a che fare con la psicologia del profondo, ma tutta questa clownery faceva piangere. E quindi era usando il linguaggio della clownery per ottenere sul piano emotivo l'opposto. Quindi la gente piangeva. Ed è un po' la stessa cosa che, come hai menzionato in Bros, quando c'è un riferimento alle gag, ai film muti di Buster Keaton, in cui i poliziotti sono dei pasticcioni, anzi, grazie ai poliziotti c'è la garanzia del caos, quindi non sono i tutori dell'ordine, ma appaiono come i tutori del disordine, perché anche questo è filosoficamente molto interessante, che la legge custodisca un elemento di caos e di disordine. Ma appunto anche qui questi squarci comici sono in realtà si rovesciano nel loro posto, sono lugubri, sono tenebrosi, fanno ridere, ma proprio perché fanno ridere aprono una oscurità del tutto particolare. Romano, tu sei, oltre che regista, ideatore delle luci, dei costumi, delle scene. Che disastro. Perché c'è un'idea di teatro, non ne abbiamo discusso, ma un'idea totale, il fatto che il teatro sia l'arte delle arti. E in questo orizzonte mi piace sottolineare un aspetto fondamentale nel tuo lavoro, che è il suono. Il suono ha una funzione drammaturgica centrale, non soltanto sul piano ritmico, ma proprio sulla definizione dell'immagine. Quelle che tu crei sono immagini acustiche, dove la combinazione tra ciò che si vede e ciò che si sente costituisce quello spessore sensibile che tocca lo spettatore, in un senso anche fisico, se penso agli hertz della musica. Quindi l'importanza della musica nei tuoi lavori, e poi forse sarebbe interessante capire
questa parte del tuo percorso che è iniziato intorno agli anni 10 degli anni 2000 nel mondo dell'opera lirica, dove la partitura musicale di autori da Wagner a Morton Feldman, per citare due degli autori, dei compositori su cui hai lavorato, rappresenta un nuovo modo, o forse un modo che c'è sempre stato, di entrare in una relazione specifica con l'atto dell'ascolto. Sì, no, anche questo è un elemento centrale del mio lavoro, quindi la presenza del suono, della musica, ma anche del sonico, dunque anche il suono della voce, delle voci. Diciamo che, in estrema sintesi, tutto ciò che è visivo, tutto ciò che vediamo, attende di essere riconosciuto in qualche modo. Quindi tutto ciò che sul palcoscenico vediamo appartiene, lo riceviamo come un'informazione, che il cervello comincia la nostra coscienza, la memoria, direi soprattutto, comincia a elaborare. Il suono invece no. Il suono non è un'informazione. Il suono arriva come qualcosa che penetra sotto la soglia del controllo, quindi è una invasione. C'era Hegel, penso che abbia definito la musica come la notte dell'uomo, proprio perché scavalca una capacità critica, ed è per questo che Wagner è particolarmente ammorbante, cioè che si insinua veramente come un virus nel tuo corpo, dai pori, dalla pelle. Ecco, si riceve la musica non dalle orecchie ma dalla pelle. Siamo esposti alla musica, siamo sempre, vorrei dire, sempre vittime della musica. La musica viene per ucciderci, per farci fuori. E questa combinazione tra l'informazione, il concettuale, il concetto, l'idea che l'immagine, l'elemento visivo propone, si combina, molto spesso si scontra con la tonalità emotiva di un suono. La combinazione di queste due cose può possibilmente anche creare un ulteriore oggetto, che è la combinazione di questo contrasto, che non necessariamente riusciamo a mettere insieme in quel momento, che ci viene dato come un problema da risolvere in qualche modo, non nella sala, è qualcosa che ti porti dentro, ma insomma, in poche parole, un suono apre una ferita in cui l'elemento visivo può cadere più profondamente. Quindi c'è un rapporto essenziale con il suono, proprio perché appartiene alla sfera emotiva. L'emozione ci attendiamo un'emozione quando entriamo nel teatro, c'è un'emozione, anche qualora non ci fosse nessun suono, ma a questo punto questo silenzio, un silenzio che non esiste, come sappiamo, non esiste in senso assoluto il silenzio, anche là dove non c'è il suono, ecco, questo vuoto improvvisamente diventa a sua volta un suono. Io ho la fortuna, lo devo citare assolutamente, di lavorare con Scott Gibbons, che è un musicista americano, con il quale lavoro da tantissimi anni. Lui ha un modo di concepire i suoni come fossero dei corpi, effettivamente. C'è tutta una drammaturgia molto precisa. Lui usa microfoni, quindi capta i suoni del mondo, della realtà, li trasforma, naturalmente, e poi vengono restituiti, trasfigurati, ma si sente ancora un'aderenza rispetto alla materia. Quindi che può essere, non so, una roccia, un fuoco, l'acqua o l'aria o lo scorrere del sangue di un corpo umano, eccetera, eccetera. Cioè si riconosce, non si riconosce, si percepisce la memoria causale, cioè della cosa, dalla quale provengono in maniera come se la cosa fosse restituita in
in un fantasma, ecco. E quindi c'è veramente un'operazione molto potente. La sua tecnica è definita elettroacustica, e lo strumento è il microfono, sostanzialmente. E poi, come giustamente citavi, a un certo punto qualcuno mi ha proposto di fare un'opera lirica, il caso di Wagner e il Parsifal. Ho accettato con un certo grado di incoscienza, anche per colpa tua. No, perché lì abbiamo cominciato effettivamente a lavorare insieme molto specificamente sulla drammaturgia musicale, ma in effetti Wagner si ritorna Wagner in qualche modo, perché Wagner è comunque l'inventore, o un inventore, è colui che ci ha ricordato che il teatro antico è in realtà il teatro contemporaneo, che è fatto di tutto, semplicemente. E quindi è un ritorno a Wagner, si ritorna a Wagner. Io, quando ero studente di accademia, era uno dei miei argomenti preferiti, effettivamente, ma non mi sarei mai immaginato che un giorno l'avrei messo in scena. Beh, insomma, in questo caso hai veramente questa potenza straordinaria di produrre un'unica onda emotiva che dal palco scende e incontra la platea, ma nella concezione di Wagner il ruolo dello spettatore è fondamentale. Per intenderci, Wagner inventa anche il cinema, non soltanto risignifica il teatro antico, ma è il primo a volere le luci spente nella sala. Non è un'invenzione da poco e viene troppo poco volte ricordato questo fatto. E questo fatto significa che lo spettatore deve sentirsi solo, deve provare solitudine. Ed è per questo che il ruolo dello spettatore in Wagner è essenziale, e non a caso è un musicista, cioè nasce come musicista. Solo da un musicista poteva venire fuori un'idea del genere. Grazie Romeo. Grazie a te, per Sandra. Grazie di questa traversata, abbiamo toccato tanti concetti, ce ne sarebbero tanti altri che il tuo lavoro apre da investigare insieme, ci saranno altre occasioni, ti ringrazio. La prossima volta dovrai parlare solo tu, perché non solo sei molto meglio di me, ma io credo anche che l'artista dovrebbe tacere. Non trovi? Non nel tuo caso, Romeo. Invece penso di sì. Credo che parlare è un atto di... Un artista che parla è un artista debole. E io sono debole. Quindi Tutto va bene. tutto va bene. Ciao Va Romeo, bene, dai, grazie. a te.